Settembre 1988, a Urio, sul lago di Como, venne a trovarci Don Alvaro, che allora era presidente generale dell'opera. Venne in modo informale, sotto una bellissima magnolia, ma una magnolia di 20 metri, singolare proprio per dare il senso del salotto all'aperto. Ci domandò all'improvviso: ma voi avete mai pensato di fare un ospedale in Italia? Rimanemmo smarriti, perché in realtà non ci avevamo pensato. A Roma, a servizio di tutti, da nord a sud, un ospedale creando un'università fu la strada che cercammo di percorrere. In un momento in cui la medicina, col passaggio al moderno e alla tecnologia, stava perdendo la centralità del malato e noi volevamo rimetterla. Eravamo convinti che solo così saremmo riusciti a fare una iniziativa con medici nuovi, formati in un modo nuovo anche da un punto di vista umano, filosofico, culturale. Abbiamo trovato anche il terreno, quello di Alberto Sordi, che era stato molto generoso con noi e voleva fare qualcosa che poi è nato per gli anziani. Con gli imprenditori
o con i colleghi medici che allora cercavamo, andavamo a Trigoria, in questo terreno calpestato solamente da un cavallo, non c'era altro. E noi in cima alla collinetta guardavamo il terreno e io gli facevo vedere l'ospedale. Sì, perché l'ospedale c'era già, ma loro non lo vedevano. Gli consigliavo di socchiudere gli occhi, perché mi era parso che in questo modo si potesse riflettere di più su quello che sarebbe stato il futuro. La domanda che mi veniva da fare, se avevano un sogno nel cassetto, perché solo chi è capace di sognare, di vedere il futuro, è capace di impegnarsi in qualcosa che ancora non c'è. Ecco come il campus è nato come un unicum in cui molte persone che hanno saputo sognare l'hanno realizzato. Il ponte è stato frutto di una decisione eroica, mi permetto di dire. Il comune ci aveva fatto fare la strada dividendo il nostro campus in due parti. No, signori miei, noi così dividiamo la scienza. L'unitarietà era la nostra forza. L'unitarietà permetteva agli studenti di interfacciarsi, allargava i loro orizzonti, ci dà una forza maggiore di guardare il futuro con unitarietà, di formare dei giovani che possano essere a contatto con l'ambiente e a contatto tra di loro con il futuro. La prima volta che ho incontrato la realtà dell'Associazione Alberto Sordi è stato nel 2016. Volevo scoprire un ambito di intervento diverso, una realtà in cui la persona anziana viene messa al centro, in cui ha ancora modo di poter vivere e di trasmettere i propri valori. Allora, attualmente ricopro il ruolo di responsabile del centro diurno e mi occupo di tutto quello che riguarda la parte di progettazione e coordinamento delle attività del centro, interfacciarmi con gli operatori sociosanitari e occuparmi anche delle famiglie e quindi di seguire tutta quella che è la parte educativa e relazionale con tutti quanti loro. Con il municipio, visto che l'associazione gestisce appunto sia il centro diurno che l'assistenza domiciliare in convenzione con il municipio 9, e anche avere la possibilità di essere a contatto con una università. Mi dà il senso di dinamicità, il voler ricercare sempre un qualcosa che possa essere migliore e che non si ferma. La relazione, il fatto di chiacchierare con ognuno di loro, no? Perché magari ci può essere un problema che per loro è insormontabile e poi invece parlando, no, si rasserenano. Oppure ci sono persone che vengono perché portano proprio il loro vissuto, no? E hanno bisogno di questo spazio di ascolto. Ascoltare e rimandare sempre un qualche cosa di positivo, far sì che questa persona si possa sentire accolta. Il centro diurno è organizzato in un modo molto semplice che riproduce proprio una quotidianità e far sì che l'anziano si possa trovare in un contesto amicale e di costruire anche nuove relazioni. Tutte le mattine abbiamo il servizio di trasporto che va a prendere gli anziani a casa. Il nostro servizio viene erogato su tutto il municipio 9, quindi comprende le zone di Laurentina, Spinaceto, Torrino, Mezzocammino, Santa Palomba, Vitinia, quindi copre un territorio che in realtà è molto vasto. Insieme c'è un autista e un'operatrice, passano casa per casa per prendere tutti gli anziani, quindi il momento del servizio di trasporto, che noi lo definiamo così, in realtà diventa un momento di socializzazione e anche di divertimento fra gli anziani. Dopo l'attività motoria iniziano tutta una serie di attività laboratoriali, di stimolazione cognitiva, quindi ci sono dei giochi di memoria piuttosto che una rassegna stampa. L'attività di giardinaggio che viene svolta sul terrazzo, a stimolare quelli che sono gli ambiti cognitivi, sensoriali e motori della persona per coinvolgerla nella sua interezza. Un aspetto che mi piace del mio lavoro è anche la relazione con le famiglie. A distanza di circa 2 settimane, 3 settimane, si iniziano ad avere già i primi riscontri. Si riesce a sentire la famiglia, ti dice: sai che cosa ho notato?
che mamma e papà prima erano più chiusi quando stavano a casa, ma da quando in realtà frequentano il centro, anche a casa riescono ad essere più aperti, a raccontarsi un pochino di più, sono più accondiscendenti, no? Rispetto a delle situazioni che si verificano in casa. C'è sempre questa risposta che noi definiamo essere comunque positiva, no? Perché effettivamente quello che facciamo presso il centro diurno ha un ritorno anche in quello che è l'ambito familiare. È possibile vedere effettivamente un cambiamento che è continuo nel tempo. Spero che il centro possa crescere, implementare anche i propri servizi e la propria offerta e che si possa rivolgere a tutte le persone che hanno necessità di essere accolte e accudite da tutti i punti di vista, cioè nella sua totalità di essere umano. Sono una persona abbastanza organizzata, mio marito mi dice sempre che sono un po' una rompiscatole perché sono troppo organizzata e dovrei prendere di più la vita così come viene. Mi piace tantissimo cantare perché mi fa entrare in contatto con la parte più profonda di me e mi fa stare bene. Canto diciamo in vari momenti, in realtà anche mentre preparo la cena è un buon momento per cantare, però diciamo il momento che mi piace di più e che per me è più gratificante quando canto è durante le celebrazioni, cioè sento proprio dentro di me quelle parole e quella musica e quindi è un qualche cosa che va oltre quello che riesco a spiegare anche in questo momento a voce, perché è un qualche cosa che sento proprio dentro. Ho incontrato il campus virtualmente la prima volta nel febbraio del'89, quindi non esisteva il campus, solo che un collega mi ha detto: sai, il prelato Don Alvaro vuole che facciamo un ospedale, verresti a lavorare? E ho detto subito sì, perché 8 anni prima il professor Giordano Di Cuonzo mi aveva incontrato nell'ospedale dove lavoravamo assieme a Palermo e mi ha detto: sai, tu Sebastiano lavori come si lavora all'Opus Dei? Non lo so, me lo spieghi tu. Sì, sai, si lavora all'Opus Dei per santificare ogni momento, per santificare il lavoro, quindi per fare così bene il lavoro da offrirlo al Signore, in ogni caso per farlo così bene. Sant'Agostino a un certo punto dice: si ama soprattutto ciò che dà piacere. Sappiamo che amare è anche sofferenza, no? E che la vita è fatta anche di dispiaceri, solo che i dispiaceri, le sofferenze non li vai a cercare, però devi cercare invece il divertimento per entusiasmare, per raggiungere lo scopo. L'internista è il medico che fa la diagnosi, insomma, il ruolo di dare una diagnosi al paziente che sta male, poi o lo curi direttamente come generalmente si fa, oppure se ha bisogno di cure specialistiche si invia ai vari settori specialistici. Probabilmente in questa scelta che ha a che fare quello che James Hillman chiama il codice dell'anima. Sin da bambino, prima passione che ho avuto è quella di fare il portiere di calcio. E in libreria sono stato attratto da un libro, I cacciatori di microbi. È un libro che mi ha appassionato e ho detto: no, faccio medicina. Il filo che unisce il portiere, il bambino che voleva fare il marinaio perché i miei nonni erano tutti capitani di mare, poi la medicina, che cos'è che unisce queste cose? Il portiere, quello che cerca di limitare l'invasione, che la malattia passi la riga fatale del gol, della meta, no? E lo faccio da marinaio perché in definitiva sono più di 50 anni, insomma, che navigo e ogni tanto torno al porto a sud-ovest. La verità è che la città dell'infanzia è terra di sconfinati orizzonti, di infinite possibilità di sogno. Di Trapani conosco tutte le pietre e tutte le pietre mi danno emozione, no?
Ricordo che prima di fare una gara di atletica, no? Me ne andavo sugli scogli di tramontana, così a sentire il rumore del mare, a vedere il colore del cielo e basta, a contemplare. E poi questo mi faceva fare una bella gara. Io ormai ho più di 50 anni di lavoro ed è come se fosse il primo giorno, talvolta anche di notte mi sveglio sudato, dico mamma mia, quel paziente chissà se ce la facciamo, eccetera. No? Il paziente sta ad aspettare una notte perché vuole notizie precise su quel sintomo, su quella parola che hai detto ieri. E sei superficiale in questi contatti gli fai male. Quindi mi hanno insegnato che oltre a scegliere gli esami e le terapie devi dedicare tempo al colloquio. Hanno bisogno di te per fare un programma per il futuro. E letteralmente è così. Sto dicendo queste cose col cuore, al di là della retorica che può sembrare, ma il campus mi sta lasciando questo, cioè essere utile momento per momento, insomma, non aspettare chissà che cosa per diventarlo. Dalle 6:10 a quando iniziamo l'attività in reparto studio, insomma, perché se non ti alleni, tu sei un ex atleta. L'allenamento per me è lo studio, quindi l'aggiornamento io lo faccio al mattino, quando arrivo qui, dalle 6:15 a quando cominciamo a lavorare. Alle 9 circa facciamo il giro, cioè visitiamo o pazienti uno per uno oppure ascolto le visite che hanno fatto i colleghi. Prima del giro ufficiale di mettere le mani addosso al paziente, di parlare col paziente, eccetera, facciamo una rivalutazione che dura circa mezz'ora dei problemi attivi di ogni paziente. Poi alle 12:30 in punto il pranzo, dopodiché torniamo a rivalutare i pazienti con gli esiti degli esami fatti in giornata, poi la giornata finisce, perché la giornata è un sospiro definitivo, no? La giornata finisce, basta. Maria Dora, tante persone mi conoscono come Dora, ma effettivamente quando arrivo al campus e il collega all'accettazione mi chiama buongiorno Maria Do, io mi sento a casa, perché è così come mi chiamano i miei fratelli, le mie sorelle mi chiamerebbero così. Sono cresciuta in un paese in provincia di Frosinone, Ferentino. I miei genitori si sono trasferiti a Ferentino perché mio padre ha cominciato a lavorare nell'ospedale civico del paese. Mio padre era siciliano, mia madre era inglese. Abbiamo sempre aiutato nel giardino, nell'orto, quindi la passione per il giardinaggio è una cosa, diciamo, di famiglia. Tengo d'occhio il giardino, faccio un po' di giardinaggio, taglio l'erba, ho imparato a fare tante cose. Quando ero ragazza ovviamente il mio desiderio era venire a abitare a Roma. Adesso che sono a Roma vorrei tornare a vivere in campagna. Sono contenta di essere al campus proprio perché è immerso nel verde, diciamo. Lavoro in questa università dal 1994. Lavoravo come catalogatrice in una biblioteca e quando mi offrirono il lavoro in biblioteca accettai volentieri, ero contenta perché era quello che volevo fare. E quindi anche io mi sentivo partecipe di questa realtà nuova che stava crescendo e che mi sembrava avesse un futuro radioso, ecco. E le facce erano quelle di ragazzi desiderosi di imparare, che sapevano di stare all'inizio di un'avventura che nemmeno loro erano certi come sarebbe andata a finire. Tutti quei ragazzi sono adesso professionisti affermati. Io quando nelle mie ricerche in biblioteca incontro negli articoli i loro cognomi, sono contenta di essere stata un pochino forse partecipe della loro vita. Sono contenta quando aiuto lo studente o il medico, il ricercatore a ottenere quello che serve per la sua ricerca, per l'assistenza al paziente.
Ho cominciato a lavorare in biblioteca, ero da sola, poi negli anni si sono aggiunte altre colleghe. Il lavoro con loro è stato proprio di squadra. Con i colleghi abbiamo trascorso pranzi o momenti, diciamo, di relax, a ridere e scherzare, perché comunque anche questo fa parte del nostro lavoro. La biblioteca è importante anche per socializzare tra studenti, non è solo un luogo dove ci si impegna a studiare semplicemente le lezioni, è anche un posto dove si può crescere insieme agli altri compagni, sia professionalmente ma anche umanamente. Le radici di questa università, come quelle degli alberi, sono come la rete di internet, sono sparse in tutto il terreno. Un biologo, Stefano Mancuso, nei suoi studi ha scoperto che gli alberi parlano tra di loro, comunica attraverso le radici. Ecco, un albero con radici profonde sicuramente è solido, però deve anche poter comunicare con il resto della società, con tutti gli altri alberi. È importante che questo messaggio arrivi anche agli studenti, avere radici ma sapersi aprire al futuro, agli altri. I ragazzi che vedo sono come i miei figli, caciaroni, casinari, però si impegnano, hanno un sogno, hanno un desiderio. Spero in qualche modo di riuscire a aiutarli a realizzare questo loro sogno. È bello vedere questi ragazzi come si trasformano. Sono persone che sicuramente sapranno affrontare la vita con coraggio e felicità. Sono Carlo Massaroni, sono attualmente ricercatore presso l'unità di misura e strumentazione biomedica. Mi sono trovato bene durante la laurea triennale, mi sono trovato addirittura meglio durante la laurea magistrale. Ho fatto il mio percorso di dottorato qui. Il campus riesce a coniugare una didattica innovativa, ha l'opportunità di poter fare una buona ricerca con diverse facilities, con la possibilità di entrare in contatto con ricercatori da tutto il mondo e anche con aziende non solo locali ma internazionali. Come ricercatore svolgo diverse attività che vanno dalla didattica fino alla parte della ricerca di applicazione di sensori e misure nel campo biomedico. Grazie a un progetto regionale vinto qualche anno fa abbiamo pensato insieme ad altri colleghi della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria e della Facoltà Dipartimentale di Medicina di fondare una spin-off che si chiama Eremos. In Eremos sviluppiamo nuove tecnologie basate su sensori innovativi indossabili e machine learning. Ora stiamo integrando diversi sensori in un dispositivo unico che consenta di stimare parametri fisiologici, biomeccanici e lo stato di dolore del paziente attraverso un semplice braccialetto. Ogni ricercatore in cuor suo cerca di fare bene il proprio lavoro per poter avere un impatto, contribuire anche in minima parte a fare qualcosa di buono per la società. Io sono solito definirmi un instancabile ottimista, porto con me al campus tutti i giorni sicuramente la voglia di lavorare in gruppo, l'ottimismo e la speranza, anche il mio sorriso. Mi piace stimolare anche in questo modo gli studenti, così come le persone che lavorano con me. Noi ci chiamiamo per nome nel nostro gruppo perché effettivamente ci consideriamo una famiglia e condividiamo tanti momenti anche al di fuori insieme. Sono nato ad Anzio, una cittadina ridente sulle coste del litorale laziale. Ho da poco acquistato casa qui a Trigoria. Sicuramente vivere a Trigoria consente di vivere appieno tutta quella che è l'atmosfera anche intorno all'università. Mi piace camminare nel verde e quindi abbiamo numerosi scorci e riserve naturali. Questo la mattina mi dà la carica giusta per arrivare al lavoro. Non appena ho un weekend libero o qualche ponte sono solito viaggiare. Quando ho pochi giorni a disposizione in Italia, che adoro, in ogni parte, e quando ne ho possibilità anche all'estero. Mi piacciono le culture diverse dalla nostra, immedesimarmi e vivere appieno la cultura del luogo. Un'altra passione è sicuramente quella della cucina. Sono un buon gustaio, mi piace assaporare
diverse pietanze, soprattutto il pesce venendo dal luogo di mare. Il campus è la mia seconda famiglia, intendo questo, è sì lavoro e grazie a questo posso sostentare me e la mia famiglia, ma è anche valori, famiglia, affetto, un luogo sicuro e che so che esiste. Io sono nato e cresciuto a Milano e sono andato a rifugiarmi a studiare economia, come tanti ragazzi che vogliono studiare, vogliono continuare ma non sanno che fare della propria vita. Dopo un paio d'anni di università già non mi vedevo proiettato da nessuna parte e la noia mi ha portato a intraprendere un'attività di volontariato nel 118 di Milano. Su un'ambulanza, nel tuo primo servizio, arrivi il tuo primo paziente, ripone in te delle aspettative, delle fiducie che non ti aspetti di avere e questa cosa ti fa sentire importante, ti responsabilizza, ti fa capire che puoi essere utile. Questa cosa nel mio caso ha risvegliato qualcosa di profondo e bello. Ed è stato in quel momento che ho conosciuto un medico che aveva studiato al campus. Parlando con lui gli ho detto: cavolo, però il mestiere degli infermieri che io incontro nei pronto soccorso quando porti i malati è proprio bello e vorrei fare questo. E lui mi ha detto: ma perché non provi a studiare al campus biomedico? Gli infermieri li formano bene, se scegli di prendere questo percorso pensaci. Ed è stato molto liberatorio. Decido di studiare a Roma, di studiare al campus. Fondamentalmente io vivevo tantissimo, ma proprio tanto, l'ambiente universitario. La cosa bella è aver trovato un ambiente non solo fatto per studiare, ma anche fatto per viverci. Un periodo di formazione universitaria molto ricco, molto pieno di umanità e di amicizia. Con piacere ho capito che era un mestiere che si fa con le mani, ma che si fa con tanta intelligenza. È un tipo di soddisfazione che insieme a quello manuale mi dà molto. Una cosa bellissima del nostro lavoro è che è estremamente vario. Ho lavorato i primi 3 anni in oncoematologia, i successivi 2 anni intervallato tra la rianimazione Covid e la prima apertura del pronto soccorso e gli ultimi 2 anni di pronto soccorso puro. Cambiano le dinamiche, cambiano le specialistiche, delle volte anche gli obiettivi che hai. In oncoematologia spesso non si cura la malattia, si cura il sintomo del paziente. Nel pronto soccorso invece si è tutto improntati a identificare qual è la problematica principale e in qualche modo aggredirla e cercare di stabilizzarla e indirizzarla nella direzione più giusta. Ora la mia vita è articolata in questo senso, lavoro in un pronto soccorso, principalmente nella sala emergenze, in quella che viene chiamata sala rossa. I tempi non sono più dettati dall'attività del reparto, ma sono dettati dall'affluenza di chi arriva. Quanta gente in attesa, quanti sono i malati gravi, quante sono le priorità in quel momento. La notte inizia con una prospettiva di tante ore davanti, tendenzialmente di tutto ciò che rimane sospeso della giornata. Saper gestire questo flusso è tanto importante quanto saper dare la giusta attenzione, la giusta cura, la giusta assistenza al paziente. Diciamo, rispetto a tante realtà ospedaliere, la notte in pronto soccorso in realtà è più viva. Ci fa sentire, diciamo, parte di quel posto e in qualche modo crea quell'intimità che deriva diciamo, se non ci arrivo io, non ci arriva nessun altro oggi qui. Condividere la stanchezza sicuramente è qualcosa che unisce, oltre al fatto, insomma, che la notte porta silenzi, a volte no, ogni giorno si impara qualcosa. Diciamo, una passione costante che faccio quasi tutti i giorni è farmi più o meno mezzo litro di caffè latte, mettermi sul balcone e fare le parole crociate. Sto riscoprendo questa passione che accumulava tanto anche i miei nonni, tutti e due, che sono campati in maniera molto sana, in maniera molto vispa anche dal punto di vista intellettuale, quindi io inizio subito, così cerco di mantenermi nel tempo. In realtà anche questa intervista mi serve come scusa per rivedere tante passioni che forse ho abbandonato troppo presto e devo riprendere e prometto che lo farò.
io ho respirato ricerca da quando sono bambina, perché mio padre è un ricercatore, è stato un dirigente di ricerca, è un chimico anche lui, e quindi sono cresciuta un po' con l'idea e l'ideale di una persona molto appassionata di ricerca. E quando sono arrivata a dover scegliere il percorso universitario avevo chiaro che l'indirizzo sarebbe stato scientifico, perché la mia mente era scientifica. La prima volta che sono arrivata al campus biomedico era alla fine del 2008 e ricordo molto bene l'emozione che avevo provato in quel momento e anche la curiosità del momento, che è tipica di ogni nuovo inizio. E sono stata accolta da chi ha saputo trasmettermi quei valori su cui si basa l'università, su cui sono fondate le sue forti radici. Penso di aver ricevuto grande fiducia da chi qui dentro mi ha accolta e mi ha permesso di crescere e di arrivare ad avere dei ruoli importanti nell'Ateneo. Io sono un professore universitario, insegno la chimica analitica e come ogni professore universitario sono un ricercatore, perché non si può insegnare se non si fa ricerca. La ricerca è curiosità, è passione, impegno, è una visione verso il futuro ed è la cosa che mi appassiona di più. Io penso che il mio lavoro sia un lavoro di squadra, un lavoro di gruppo, a partire dal lavoro in laboratorio e dall'attività di ricerca che io non potrei fare se non avessi le mie collaboratrici. Tutte queste attività siano guidate dall'entusiasmo, dalla visione verso il futuro e dalla passione per le scoperte, e quindi tutto il filone che riguarda la ricerca di nuovo mi conduce al punto da cui sono partita. La prima parola che mi viene in mente pensando al campus è futuro, perché insieme al futuro quello che si associa è lo sviluppo, l'interdisciplinarità e l'entusiasmo che tutte le persone che lavorano all'interno del campus riescono a mettere, a trasmettere per riuscire ad andare oltre e a migliorarsi sempre. Spero e penso di portare tutti i giorni al campus di me l'entusiasmo, la passione e l'energia con cui ho voglia di affrontare un po' tutte le giornate. Il rapporto con gli studenti arricchisce ed è necessario per la crescita, in ambito di didattica ma anche in ambito di ricerca. Lo studente è la mente, se vogliamo dire così, più pura, che ha sete di conoscenza, sete di voglia di apprendere. La professoressa Fanali è un chimico, ha una mente scientifica molto rigorosa, molto attenta alle scadenze, attenta a cercare di fare le cose al meglio. Chiara è una persona non sempre così attenta nella vita personale, a volte forse un po' sbadata, a cui piacciono tante cose, ha tante passioni. Mi piacciono i pranzi della domenica, mi piace andare al cinema d'inverno nelle giornate di pioggia, a cui piace viaggiare, ma a cui piace anche la moda, che in fondo è creatività e anche quella fa parte della vita. È una persona sensibile, Chiara, comunque, non l'ha detto. Vai. Mi piace la domenica passeggiare per i piccoli vicoli del centro, mi piace la mia città, mi piacciono le rive del Tevere. I tramonti di Trigoria trovo che siano bellissimi, quindi uscire da Trigoria con questo tramonto e poter andare in centro e vivermi la città è una delle cose che amo. Mio padre, soldato inglese, è andato in guerra, è arrivato a Napoli e lì ha incontrato una donna sulla strada che chiedeva aiuto perché era stata ferita e l'ha portata a casa. Poi io fui concepito a Napoli, non dico questo perché ho un biglietto di nascita, diciamo di battesimo, simpaticissimo, molto napoletano, dice viene dalla terra del sole, concepito a Napoli, è nato nella terra della libertà, Inghilterra, e la gioia di mamma e papà. Quando ero piccolo, mio caro zio, che era l'allora allenatore del Manchester United, poi è diventato il presidente del Manchester United, mi ha inculcato questo grande amore al calcio. E allora un sabato sì, un sabato no, stavo allo stadio, quindi era un po' la mia casa, insomma, seconda casa.
Mio padre mi portava il sabato mattina a vedere moltissimi film di avventure, eccetera, perché lui faceva la selezione dei film da mettere poi nella sua catena di cinema. Questa storia l'ho raccontato al fondatore dell'Opus Dei e gli è piaciuto tantissimo, no? E lui proprio stava sul ciglio della sedia ascoltandoli, no? Avevo l'età di 17enne, no? Quindi ho avuto questo impatto con lui, una persona che sapevo che era una persona straordinaria, ma insomma ero un po' timido anche nell'approccio con lui, invece mi ha abbracciato subito. Mi diceva: se tu un domani ti dedicherai alla formazione, starai con persone giovani, devi aiutarli ad essere dei belli, di quelli buoni, perché dobbiamo insomma cambiare la società. Queste cose, sai, per una persona giovane, 17enne, erano galvanizzanti, no? Erano cose che mi piacevano tantissimo. Tutti i giorni porto dentro di me, diciamo, il desiderio di poter, diciamo, servire le persone che incontrerò, quindi mettermi a disposizione delle persone, quindi ascoltarle, cercare di risolvere i problemi che mi pongono sempre, no? Come cappellano la mia attività si svolge in tutto il campus, da una parte studenti, dall'altra parte i pazienti, dall'altra parte le famiglie, però c'è un settore in cui, ecco, sto dedicando molte attenzioni e le esperienze che sto facendo all'hospice. Mi sento privilegiato, diciamo, meglio ancora il termine, di lavorare in un posto del genere, perché sono sempre più a contatto con persone alla conclusione della vita su questa terra, ma l'importante è concludere in bellezza la vita, no? Su questa terra, possibilmente, no? Quindi dare una mano alle persone, sostenerli, no? In questi momenti. E mi viene in mente questa carissima ragazza, ed è arrivata qui che era, addirittura stava pensando a lei al funerale, aveva già chiamato lei le Ponti Puniche. Poi invece questo periodo si è trasformato in un periodo straordinario, perché lei ha confidato che le sue figlie gemelle dovevano fare la prima comunione. C'è stata una partecipazione notevole, abbiamo infiorato la cappella, l'abbiamo portato il coro a cantare. Quel giorno lì è stato veramente una meraviglia. Era molto commossa, molto grata, infinitamente grata. Lavorare nell'ambito, diciamo, di una realtà universitaria, perché è tutta una realtà universitaria, per studenti, perché ritrovano nel campus un ambiente umano, bello, dove si sentono accolti, dove sviluppano rapporti di solida amicizia e dove sono aiutati a sognare, ecco, perché se un giovane se non sogna, che facciamo? Quindi aiutarlo a sognare, però poi a mettere i mezzi poi per realizzare i suoi sogni. Aiutarli a capire che hanno un ruolo da svolgere nella storia, non sono controfigure ma sono protagonisti di qualcosa che devono cercare di capire qual è. Nel campus restituiscono la salute a tantissime persone, però quello che sogno è che continui ad essere quello che è oggi, che è un luogo dove toccano con mano l'affetto delle persone, si sentono valorizzate, si sentono trattate bene, si sentono amate, rispettate, curate e ritrovano anche una nuova speranza. Io mi auguro che il campus nel futuro, questo me lo auguro sul serio, che diventi, stando nella città di Roma, un'espressione massima della carità, no? Un luogo dove si vive la carità cristiana in maniera esponenziale. Quell'affetto, quell'attenzione che arriva da tutto il personale, da tutte le persone che ci vivono, che ci lavorano, ha questo orizzonte. Sono persone che hanno i piedi per terra ma che guardano verso il cielo. Mi chiamo Bruno Vincenzi, sono sempre vissuto a Nettuno, fino a 18 anni sono rimasto nella mia città di origine per poi trasferirmi a Roma per seguire quella che era un po' la mia passione da quando ero bambino, ovvero quella di fare il dottore. E da allora ho svolto tutto il mio percorso di formazione al campus biomedico fino ad oggi, in cui sono diventato professore di prima fascia in una materia un po' difficile che è l'oncologia. Tutta la mia carriera professionale e, se vogliamo, anche la mia carriera sentimentale, perché mi sono sposato con un'infermiera del campus, perché mio figlio ha frequentato il nido del campus. È evidente che per me il campus è un po' una famiglia. Mi chiedevate la parola che caratterizza il mio legame con il campus è proprio l'appartenenza. Nel corso della mia professione
Mi sono appassionato a una patologia molto particolare per tanti ordini di ragioni. Io tratto i sarcomi del Sudimolli, che sono patologie rare. È un'attività clinica molto impegnativa, in generale l'attività dell'oncologo è un'attività molto impegnativa e che io credo che per vari ordini di ragioni difficilmente avrei potuto svolgere con la passione con la quale la svolgo qui. Sono dedicato anche alla ricerca, prevalentemente una ricerca clinica ma anche una ricerca di laboratorio, e ovviamente le mie giornate, come tutti i docenti, sono anche dedicate alla didattica per cercare di formare i medici del futuro. Io spero che gli studenti ai quali insegniamo la medicina possano diventare dei medici straordinari, e in cuor mio covo il desiderio che dal campus magari emerga un premio Nobel. A lavorare in oncologia molto spesso è una sfida, molto spesso una sfida dura. Non credo che ci si abitui nessuno, io non mi sono abituato. Fanno parte della crescita professionale e anche umana i dolori che fai un po' tuoi delle famiglie e dei pazienti che vanno male. La semplicità di interazione con i colleghi, che peraltro non soltanto colleghi medici, con gli ingegneri biomedici, con tutte le altre specialistiche, devo dire, sono dei rapporti preferenziali. Una delle ragioni per cui non ho mai pensato di allontanarmi dal campus. Torno a casa, mi piace passare del tempo con la mia famiglia, fare un'attività che oggi probabilmente è quasi inconsueta, che è quello di fare le chiacchierate, frequentare i miei amici, veramente passare serate tranquille. Ho un hobby noto a quasi tutti i miei amici, che è quello di dilettarmi in cucina, certamente senza voler dire di essere uno chef, ma mi piace perdere tempo, sporcare la cucina, fare un disastro che mia moglie detesta, e in particolar modo mi piace tanto cucinare il pesce, con successi oggettivamente alterni. Prendo qualche volta delle fregature di dimensioni titaniche, però quando è buono riesco anche a valorizzarlo. L'altra grande modalità con la quale mi piace decomprimermi dopo una settimana veramente impegnativa sono delle lunghissime passeggiate. Una delle ragioni per le quali mi sciroppo 50 km ad andare a Nettuno è che fare delle passeggiate sul lungomare è veramente qualcosa che migliora la mia qualità della vita. Trovare nel mare una fonte di tranquillità, che è evidente che per un professionista sanitario è sempre un valore aggiunto, favorevole per cercare di raggiungere una serenità che poi ti fa lavorare anche meglio. Diciamo, già lessi un primo libro alle elementari e da lì dissi, tornai a casa dicendo voglio fare l'infermiera. La mia prima esperienza lavorativa è stata qui al campus e ho avuto anche altre esperienze fuori. Mi sono occupata di assistenza domiciliare per diversi anni. Mi piaceva quello che facevo, ma sentivo che mi mancava qualcosa. E da lì il desiderio, il sogno nel cassetto, che era rimasto lì, di tornare a lavorare al campus. Quando ho fatto il colloquio per tornare a lavorare qui, mi venne chiesto cosa potevo aggiungere. Io risposi che quello che avrei portato è un pezzo di me, della mia vita nel mio lavoro. Io vengo a lavorare con il sorriso. Trovo a lavorare in questo posto meraviglioso con dei colleghi in cui non ci sono mai giornate grigie. E se ci sono delle giornate un po' cupe, sappiamo come sollevarci il morale a vicenda. Lavorare a contatto con il dolore ti permette di tornare con i piedi per terra. Diciamo, il nostro lavoro non è articolato così come negli altri contesti, negli altri reparti, anzi è destrutturato. Le nostre attività si adeguano a quelli che sono le esigenze e i bisogni dei pazienti. Siamo molto attenti al rispetto dei loro orari, delle loro abitudini. Non c'è le 7 del mattino, la terapia, non c'è la colazione a quel preciso orario. Ogni stanza diventa la loro casa. Quindi siamo noi che entriamo in punta di piedi nelle loro stanze. Felice nella stanza 10, so che lui si sveglia alle 8:30, quindi è il suo orario, guai a entrare prima e bussare. C'è chi vuole il cioccolatino dopo il pasto, chi il gelato a merenda al pomeriggio.
Non sono sempre semplici le situazioni davanti alle quali ci troviamo, a volte troviamo situazioni molto forti, ostili, quindi noi rispettiamo anche quei tempi, quelle aperture che nella maggior parte delle volte si manifestano. Noi riusciamo a dare quel sospiro di sollievo a queste persone che vengono da mesi, anni di cure, di dolore e qui trovano la loro serenità. Noi abbracciamo non soltanto il paziente, noi abbracciamo tutta la famiglia, diventiamo delle spalle, dei sostegni per queste persone. E per me è il centro del mio lavoro è questo. Mio marito è musicista e compositore, anche se le lezioni di chitarra ai miei bambini le dà mio papà, si divertono con il nonno, insomma. Noi siamo a Formello, di preciso, quindi ogni mattina c'è questo percorso a Formello Trigoria, Trigoria Formello. Ci piaceva l'idea di vivere in campagna, fare delle gite, fare delle escursioni, abbiamo dei posti bellissimi vicino casa, i bambini si portano qualche libro, il pallone, trascorriamo i nostri pomeriggi fuori all'aria aperta. Ci piace dipingere tutti insieme, abbiamo anche appeso in casa qualche nostro dipinto. Da quando ho 16 anni mi sono avvicinata al mondo dello yoga. Sono quei 20-25 minuti che prendo per centrarmi, per iniziare la mia giornata lavorativa. Mi piacerebbe che questo modello di assistenza che abbiamo nel nostro centro di cure palliative sia un modello che possa essere preso come riferimento in altre strutture. Fin da piccolissima, ricordo forse avrò avuto 3 anni, aiutavo papà che aveva ambulatorio a casa e da allora io sapevo che avrei fatto il chirurgo nella vita. Ho studiato e lottato per far avverare questo desiderio rendendolo orgoglioso di me. Dopo la laurea ho deciso di provare a continuare a restare qui proprio perché appunto mi ero trovata super bene, sono entrata nella scuola di specializzazione e alla fine dei 6 anni eccomi qua. E sono qui perché ho conosciuto il campus in una situazione un po' particolare. Mio nonno venne ricoverato per un tumore. Sono rimasto colpito soprattutto dall'affetto che i medici, infermieri e tutto il personale, insomma, dedicava al paziente quasi fosse un familiare. Il dottor Flammia, che ringrazierò sempre, era di turno di notte e lo andò ad accarezzare perché lui era solo. E questa cosa me la porterò sempre con me. Sono un chirurgo generale qui al campus, mi occupo nello specifico di chirurgia dell'obesità e copro le guardie chirurgiche di pronto soccorso insieme a tutti i colleghi chirurghi. Sono solo colleghi ma sono degli amici, sono delle persone su cui so che posso fare affidamento se ci sono delle problematiche di natura clinica ma a volte anche di natura personale. Per me il campus rappresenta la passione mia per quanto riguarda il mio lavoro ma la passione di tanta gente. Coloro che lavorano qui credo che lo facciano con passione, a volte anche con tanti sacrifici, ma perché fanno qualcosa in cui fermamente credono. Nel mondo della sanità in generale, l'essere donna e l'essere medico, o ancora più nello specifico essere chirurgo, è dura. Per questo si sacrifica molto la parte familiare, anche volontariamente a volte. Sì, io sono il responsabile di un servizio che si chiama CUP. Noi ci occupiamo in generale della prenotazione delle prestazioni dei pazienti, declinata in diversi servizi, quindi dal call center che riceve le richieste dall'esterno alle segreterie interne per quanto riguarda la radiologia, l'endoscopia e la chirurgia ambulatoriale, quindi per le richieste che provengono dall'interno. Ho avuto la fortuna di passare diversi gradi, quindi dallo sportello nel lontano 2008 fino ad arrivare adesso ad essere, responsabile, insomma, di questi colleghi fantastici. Ho, 20 collaboratori e sono fiero di questo. E io ritengo che il responsabile deve essere al servizio del collega e non il contrario. Lo spirito è quello del servizio, e il servizio nei confronti del paziente, perché quello che facciamo ogni giorno alla fine non è un lavoro, è cercare di supportare le richieste del malato in tutto e per tutto.
Ovviamente dobbiamo far fronte a tutte quelle che sono le preoccupazioni dei pazienti nel primo approccio con il campus. Manifestare sicurezza, dobbiamo trasmettere anche empatia col paziente, dovendo però navigare fra quelle che sono le difficoltà poi organizzative della sanità. Allora, Giorgio l'ho conosciuto prima del campus. Avevamo un amico in comune, abbiamo fatto 2 chiacchiere, nulla di più, per poi rivederci dopo qualche mese e io nel frattempo avevo perso circa 15 kg e quando ci siamo rivisti Giorgio mi ha detto sei un po' sciupata e lì l'ho odiato, siamo frequentati un po' ed è scoccata la scintilla. E Ida è una compagna di vita che mi supporta in tutto quello che cerco di fare, che mi sprona sempre a fare meglio, perché anche se lei magari non lo dà a vedere, ma i suoi gesti quotidiani sono in quella direzione. Giorgio in realtà non ci ha provato proprio lui in maniera spudorata, forse sono più io che gli ho lanciato qualche input, gli ho fatto capire che c'era un interesse. E il mio sogno nel cassetto è, come diceva Ida, sicuramente avere un figlio, perché è l'obiettivo principale nella vita di tutti noi. Sarebbe anche ora, insomma. Sì. La mia storia con il campus biomedico è iniziata con il dottor Piero Lucchini, che è stato un grande professionista, un commercialista, uno dei componenti del gruppo iniziale che ha avviato il sogno del campus biomedico su ispirazione dei valori di Don Alvaro del Portillo. Ho studiato economia in Bocconi, avevo intrapreso le prime attività, le prime esperienze professionali in azienda in consulenza. Siamo stati coinvolti in un concorso internazionale che ha portato qui a Trigore e al campus biomedico alcuni tra i migliori studi di architetti al mondo. Il campus è anche la storia di una riqualificazione urbana di un pezzo della nostra capitale trainata da un progetto culturale, da valori molto forti, da un'identità chiara che è quella di servizio agli altri. Siamo poi passati a uno step ulteriore che è quello di un Social Green Master Plan, un insieme di servizi e attività, iniziative di carattere ambientale e sociale strettamente connesse con le attività proprie del campus, cioè quelle di cura di persona, formazione degli studenti e ricerca scientifiche. Il tutto inserito in un ecosistema che può beneficiare di altri strumenti, una società agricola, l'AgriLab, insomma un modello davvero unico, sebbene imitabile e replicabile, che vede il campus come un parco universitario inserito in un contesto naturale meraviglioso, che è quello della riserva naturale di Decima Malafede. Tutto necessita un grande lavoro analitico sulla parte finanziaria, sulle strutture giuridiche, che mi porta, grazie a un team di persone instancabili, a lavorare con grande passione, tenacia e la stessa perseveranza che ho visto delle persone che facevano parte del pensatoio, ma richiede anche rapporti con le persone, a partire dalla comunità di Trigoria, che è una comunità importante di circa 20.000 persone, a relazioni anche con le istituzioni, dai ministeri, a Roma Capitale, la Regione Lazio, e tutto questo è un lavoro naturalmente sfidante, complesso, ma arricchente anzitutto dal punto di vista umano. L'obiettivo di poter servire la società attraverso il campus biomedico e poter continuare il sogno iniziale personalmente mi gratifica tanto e soprattutto mi dà la forza e la tenacia professionale di continuare ogni giorno lungo questo percorso tracciato da chi ci ha preceduto. Il
Il tempo libero, le vacanze, l'estate da questo punto di vista è un'occasione speciale, privilegiata per tornare alle origini, riconnettermi con gli affetti, con i sentimenti, con la mia famiglia, gli amici, la fidanzata, fare davvero le cose che più mi piacciono e da sempre mi sono piaciute. Scrivere poesie, fare sport, tantissimo sport, mi piacciono tutti, in particolare il nuoto. Tutto questo nella mia terra di origine ha un tocco di qualcosa di magico. Le vacanze, la Puglia, mi fanno pensare a mio nonno Leonardo, con cui sono cresciuto, ai miei sogni di bambino, ai suoi insegnamenti orientati a dare senso alla vita tramite la gentilezza verso gli altri, la famiglia, la passione per il lavoro. C'è un luogo al campus che rendeva mio nonno particolarmente felice e orgoglioso, era convinto che io fossi stato determinante nel progettare, nel pensare, nel realizzare la cappella della Madonna sulla collina del campus. E lì trovo una forza per crederci sempre, metterci il cuore, continuare a metterci quel miglio in più e superare le difficoltà, superare i miei limiti e quindi per continuare a sognare. Mi chiamo Mariangela, detta Mari, Mary, sono una studentessa di ingegneria biomedica, sono una persona determinata ma che si fa spesso prendere dall'ansia e inizia un po' a vagare tanto con la mente, iperattiva, questo sì. Più cose riesco a fare, più questo mi riempie e mi dà energia, ma allo stesso tempo poi mi porta a impazzire se ne prendo tanti. Sono originaria di Canosa di Puglia. Non ci sono tante opportunità, per quanto sia una bellissima cittadina e lì ho tutte le mie radici. Già nel periodo del liceo mi domandavo come fosse vivere in una grande città. Quella parte poi ti spinge a spostarti con la consapevolezza che avrai due case, una nelle tue radici, l'altra te la devi costruire tu. In una giornata di orientamento per gli studenti ricordo perfettamente di aver visto anche lo stand del campus e c'erano proprio dei test in quel periodo, infatti c'era il test, una sessione anticipata di aprile. Quando ci sono arrivata ho incontrato una persona che ad oggi è la mia praticamente gemella, che è Martina, e infatti abbiamo condiviso tutto il percorso triennale e magistrale insieme. Abbiamo ottenuto grandi possibilità, il campus ci ha dato grandi opportunità, siamo riusciti ad ottenere la borsa di studio del percorso di eccellenza, poter frequentare dei corsi extra, poter visitare i laboratori, il vedere quanto si possa mettere in pratica da subito. Da lì è partito poi il mio progetto di tesi. Ho pensato di realizzare un dispositivo assieme alle mie colleghe che poi ho voluto implementare ulteriormente nella mia tesi triennale. Abbiamo realizzato questo dispositivo, l'abbiamo voluto applicare a delle ballerine di danza classica. Ne è derivato un articolo per la IEEE, ne è derivato anche quello che è il mio percorso attuale. Mi è stata data l'opportunità di continuare a seguire un percorso di ricerca che sicuramente mi sta facendo già entrare nel mondo del lavoro e scoprire e capire anche maggiormente quello che realmente voglio fare dopo. Vivo in una residenza universitaria a Portanevia e posso dire con certezza di aver trovato una casa lontano da casa, che è un po' il nostro motto, il motto della mia residenza. Lì ho conosciuto persone che sono diventate sorelle per me. Spero in un qualche modo di aver aiutato anche tutte le mie piccole angel, come le chiamo, tutte le mie amiche ragazze che vivono con me, che studiano ingegneria, quindi aver dato un esempio dal punto di vista universitario ma soprattutto umano. Ma quello che invece mi ha aiutato è stato sicuramente arrivare qui al campus e incontrare persone con la mia stessa passione. C'è sicuramente la passione per il canto che mi accompagna da quando ero piccola, che sono poi le mie amiche della band in cui suono, una band tutta al femminile, di tutte ingegnere, Bitter on Tuesday, e ogni anno riusciamo ad avere questa opportunità di esibirci nel Campus Got Talent, che siamo anche riusciti a vincere per alcuni anni di seguito. E ad ogni concerto so che c'è il mio fan numero uno, che è il mio ragazzo Federico, e da quando ci siamo conosciuti non si perde mai un mio concerto. Il canto per me è un modo di esprimermi che mi fa sentire vulnerabile.
mi sento in quel momento in grado di essere autentica, di riuscire a tirar fuori quello che sento, soprattutto quando più faccio delle note alte, più riesco a sfogare ad esempio sentimenti come la rabbia o cose del genere, quindi anche cose negative. La felicità la esprimo così, la esprimo cantando, canticchiando, è un modo che ho per tirare fuori quello che ho dentro. Cioè, mi piacerebbe davvero inventare qualcosa che non esiste, che sembra quasi una frase scontata, ma è il motivo che mi ha spinto a scegliere questa facoltà. L'idea di progettare, di mettere proprio mano, realizzare qualcosa che possa in un qualche modo aiutare a prevenire, aiutare a curare, aiutare in tutti i sensi possibili. Hi, my name is Swathi Jayakrishnan. I'm from Melbourne, Australia. Bonjour, du coup je m'appelle Marie, je viens de Lyon en France. I'm Darianus, I'm 27 years old, I'm coming from Israel. Hola, soy Tiziana, vengo de Caracas. Hi, I'm Dima and I'm a third year medical student at Campus Biomedico. I come from Nazareth. In 3 weeks I moved to Italy from Australia, packed all my bags, I came here by myself. And I have not regretted it at all. Le campus Biomedico, c'est vraiment genre une super bonne université. Je me sens vraiment chanceuse d'être là. Et franchement, il y a des super professeurs. Genre dès le premier jour où je suis arrivée, j'ai rencontré des gens très chaleureux, très gentils. Et du coup, j'adore vraiment cette ville. My experience with the campus has been very great. Like, I like this university so much because it's given me so many opportunities for my future. I had a very nice experience so far in Rome and specifically in campus. Educational-wise, I'm very satisfied with what I study and with what I learn. I'm very satisfied with the professors we have and with the genuine connections that I have with them. When I came to campus, so many people so excited to meet me, so interested in knowing where I come from, what I'm doing here. The students here are so welcoming, so open, so willing to know and learn where you're from. The fact that you have such easy access to professors, the professors always wanting to help you accomplish what you truly want in your life, it's made campus worth it. Actually, so I'm from France, from Lyon, and I've lived there my entire life. I've never lived anywhere else, not even in France. So I didn't expect to feel like home like I do here, but it's the case. So I absolutely love this city. I think I just felt in love with it. I would say it's nice to meet people from all around the world that come here to join and also to get to know the Italian culture. You know, for us now, it's like, oh, I'll meet you at the Colosseum. You know, it's become a place to meet our friends at, not something we just stare at in our history books. It's kind of that experience that you will remember forever, no matter where you live or what you end up doing after, you know, your time here. Rome is so beautiful. It's in the middle of Europe, so